Nel 2017 si è svolto il primo Tiramisù Day nei negozi Italy di New York City, negli Stati Uniti, e Trieste, in Italia. Da quel giorno si celebra ogni anno, il 21 marzo, la giornata internazionale del tiramisù, una festa dedicata a uno dei dolci più famosi e iconici italiani, amato in tutto il mondo. Un dessert a base di pochi ingredienti semplici come mascarpone, caffè, savoiardi, uova, zucchero e cacao amaro in polvere. E oggi lo prepariamo insieme in italiano per scoprire tanto vocabolario, un po' di storia e qualche curiosità su questo dolce in modo semplice, autentico e naturale. Un aspetto interessante di questo dolce è che, nonostante sia uno dei dolci italiani più famosi al mondo, in realtà è abbastanza recente. Infatti appare per la prima volta nei ricettari di dolci italiani solo negli anni 60 del Novecento e addirittura compare negli anni 80 per la prima volta nel dizionario italiano. Sulle sue origini poi non c'è ancora un accordo totale, perché sono ben due le regioni italiane che ne rivendicano la paternità, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. La versione più conosciuta colloca la nascita del tiramisù a Treviso, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, esattamente al ristorante Le Beccherie. Tuttavia esistono altre fonti che attribuiscono la nascita del tiramisù alla cittadina di Pieris nel Friuli Venezia Giulia, esattamente al ristorante Il Vetturino, molto prima, addirittura negli anni 40. Se ti sta piacendo questo video e stai imparando nuovo vocabolario italiano, ricordati di iscriverti al canale e di scaricare il PDF gratuito che trovi giù nel box informazioni. Per preparare il tiramisù, innanzitutto dobbiamo fare un bel caffè. E il caffè si fa di solito in Italia con la moka, la celebre caffettiera della marca Bialetti. Dobbiamo riempire questa parte della moka più o meno fino alla valvola con l'acqua e invece qui mettiamo il nostro caffè. Ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi dice che il caffè debba fare una bella montagnetta così e invece c'è chi lo preme, c'è chi lo schiaccia. Io preferisco fare una montagnetta. Mettiamo la caffettiera sul fuoco e abbassiamo la fiamma. Aspettiamo adesso che salga il caffè. E perché si chiama tiramisù? Beh, questa parola dovrebbe arrivare dal dialetto veneto, tiramesù, poi italianizzato in tiramisù, che è una parola composta da due parole, il verbo all'imperativo tirami e su, cioè verso l'alto. Questo perché si pensa che il tiramisù abbia degli effetti positivi per l'umore, il benessere, grazie alle sostanze stimolanti come il caffè e il cacao, ma che possa dare anche energia e la carica per affrontare la giornata, grazie ad ingredienti ricchi e nutrienti come le uova e lo zucchero. C'è anche chi pensa che abbia delle proprietà afrodisiache. Il caffè è quasi pronto, si capisce perché la moka borbotta. Versiamo il caffè in una ciotola e lo facciamo raffreddare un pochino. Il caffè ci servirà poi per inzuppare ovviamente i savoiardi.
Ci possiamo mettere anche un po' di zucchero se vi piace un po' più zuccherato e dolce. Io ne metto forse un cucchiaio. E lo facciamo raffreddare. Ora arriva la parte più difficile per me. Dobbiamo prendere 5 uova e separare i tuorli, cioè la parte gialla o arancione, dagli albumi, cioè la parte bianca dell'uovo. Ricordatevi che l'uovo è singolare, ma al plurale diventa femminile, le uova. Che tensione! Separare il tuorlo dall'albume. Ok, e uno è andato. Sono molto concentrata. 2, 3, 4 ed ecco il quinto tuorlo. Butto i gusci delle uova. Adesso preparo lo zucchero e lo peso con la bilancia. Ci serviranno 60 grammi di zucchero da montare con gli albumi e 60 grammi di zucchero da montare con i tuorli. Ora abbiamo bisogno delle fruste elettriche perché dobbiamo montare i tuorli e poi gli albumi. Ecco qua, le fruste elettriche. Metto gli albumi da parte e inizio a montare con le fruste i tuorli. Piano piano aggiungo anche lo zucchero. Montiamo fino a quando otteniamo un composto chiaro e spumoso. Chiaro e spumoso. Per creare adesso la nostra crema uniamo questo composto di zucchero e tuorli al mascarpone, più o meno 750 grammi. Mentre apro questa scatola di mascarpone, lo sapete che nel 2015 è stato realizzato il Guinness World Record per il tiramisù più grande del mondo. Era lungo più di 30 metri, pesava più di 3000 kg ed è stato realizzato da più di 50 pasticceri. Questo è successo in Friuli, Venezia Giulia. Aggiungiamo il mascarpone poco alla volta, 1 o 2 cucchiai alla volta. Ho finito e ora dobbiamo lavare molto bene le fruste elettriche perché dobbiamo montare gli albumi. Questo passaggio si chiama montare gli albumi a neve, perché ovviamente il composto che poi alla fine otteniamo ricorda la consistenza e il colore della neve. Quindi rimonto le mie fruste elettriche che ho pulito perfettamente, se no non si montano gli albumi, e inizio a montare. Incorporiamo il resto dello zucchero.
Per capire se gli albumi sono perfettamente montati a neve, giriamo la ciotola, non dovrebbe succedere niente, ma visto che io ho sempre paura di fare questo giochino, ho messo sotto un piatto, così se cadono gli albumi si salvano. Non cade, non cade! Sono perfettamente montati. Adesso possiamo aggiungere gli albumi montati a neve dentro al nostro composto di zucchero, tuorli e mascarpone. Di solito il primo cucchiaio deve essere abbastanza mescolato in modo vigoroso e poi possiamo invece rallentare e mescolare dal basso verso l'alto. Quindi la prima un po' più forte e decisa. E poi aggiungiamo con la spatola, questa si chiama spatola o anche marisa, dal basso verso l'alto, perché gli albumi in teoria non si devono smontare, ma devono rimanere così gonfi e morbidi. Ora che abbiamo la nostra bellissima e spero anche buona crema, vado a recuperare il caffè che nel frattempo si è raffreddato e anche una pirofila, la mia pirofila. Questo probabilmente è il momento più divertente e se avete dei bambini potete anche farlo insieme a loro, perché credo che sia un'attività adatta a grandi e piccini. Dobbiamo alternare uno strato di crema a uno strato di savoiardi inzuppati nel caffè. Non si devono distruggere, devono semplicemente diventare più morbidi. Un fatto interessante è che questi sono i biscotti per eccellenza del tiramisù in Italia, ma è molto diffuso anche farlo con questo tipo di biscotti che si chiama pavesini. È un biscotto molto famoso in Italia, il pavesino, e soprattutto per le merende dei bambini e dei ragazzi a scuola, e molte famiglie italiane fanno il tiramisù con i pavesini. Io preferisco i savoiardi, la ricetta originale. Cominciamo. Uno strato bello generoso, abbondante di crema al mascarpone. La spargo bene su tutto il fondo della pirofila e poi inzuppo i miei savoiardi. E vado avanti così. Ultimo passaggio. Prendiamo un po' di cacao amaro e con un piccolo colino lo cospargiamo su tutto il nostro tiramisù. Sapete che faccio adesso? Ne faccio ancora uno piccolo perché mi è avanzata tantissima crema e ho ancora qualche biscotto, qualche savoiardo, quindi credo che farò un'altra teglia più piccola da conservare, magari lo congelerò, lo surgelerò, cioè lo metterò in surgelatore per il futuro, così ce l'avrò già pronto quando mi verrà voglia. Ecco qua il nostro tiramisù, sembra proprio buono. Adesso lo mettiamo a riposare in frigorifero per almeno 2 ore e poi vi saprò dire se è buono o meno. Io credo proprio di sì. Ecco, ho fatto un altro tiramisù più piccolino. Buongiorno, oggi è il giorno dopo e purtroppo mi sono svegliata con questa voce, non mi sento tanto bene.
quindi oggi starò in casa al caldo a riprendermi, però vi vorrei fare vedere che ieri sera alla fine abbiamo finito la teglia piccola del tiramisù, quindi credo proprio che fosse buono. E fatemi sapere se rifarete questa ricetta con il mio video e ricordatevi che se vi è piaciuto mettete un mi piace, seguite il canale e scaricate anche il PDF gratuito. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.